Ciao a tutti, sono Alessandra Spadina, bentornati sul canale. Oggi video super utile, quindi non perdetevelo. 7 oggetti pazzeschi, super utili per la vostra casa by Amazon. Hanno tutti o quasi tutti spedizione super veloce se siete clienti Prime e ovviamente vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Perché 7? Ho pensato 7 perché uno per ogni giorno della settimana. Sono oggetti molto utili. Non vi sto facendo vedere cose estetiche in questo caso, ma l'utilità. Vi aiuteranno tantissimo per le pulizie, per essere ordinati, per vivere tutti i giorni in serenità. Prima di cominciare iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e lasciate un bel pollicione di supporto al video, facciamo crescere questo canale. Primo oggetto che direte, ma che è? Questo qua è un organizer, è un oggetto per fare ordine. Sapete che gli organizer sono super utili, direi quasi fondamentali per essere ordinati in casa. Questo è un organizer molto particolare perché ha veramente tantissimi usi. Potete usarlo per esempio per portarci i libri di scuola se avete dei ragazzi in casa, o per i vostri libri, in modo che lo appoggiate su una mensola e ci mettete i vari libri. Ma io in realtà lo uso come porta pochette, perché le pochette sono una di quelle cose che chi le ha le bisfratta un pochino, non sappiamo mai dove cavolo metterle. A me stavano sempre rinchiuse in un armadio, dimenticate, e non vedendole io non sapevo mai in realtà che cosa avevo. Vi sembrerà una cosa sciocca, ma se non avete un oggetto che vedete o comunque che sta tutto uno sopra l'altro all'interno di un armadio, dopo un po' vi dimenticate di averlo, soprattutto se non è un oggetto che utilizzate tutti i giorni. Questo organizer è veramente una manna dal cielo per mettere tutte le vostre pochette una di fila all'altra, le vedete sempre, sapete dove sono ordinate, potete semplicemente vederle, scegliere il colore o il look che più si adatta al vostro e ve lo prendete. Oggetto numero 2, altro organizer. Io credo che tantissimi di voi lo conoscano, ma secondo me non tutti lo usano e invece dovreste proprio. Si tratta di un organizer un po' impolverato, tra l'altro vedo, per le scarpe. Questo qua nella sua semplicità io vi assicuro che è una manna dal cielo, perché anche se non lo direste fa risparmiare quasi il doppio dello spazio per le scarpe. Praticamente si mette una scarpa di sopra e una scarpa di sotto. Io di solito le metto in senso contrario, va bene. Per la maggior parte delle scarpe basta che non siano troppo alte, perché in quel caso non ci stanno, tipo quelle con un tacco molto alto a volte non ci stanno, ma per il resto è fantastico perché è regolabile. E come vi dicevo, una scarpa sotto e una scarpa sopra fa risparmiare tanto di quello spazio che lo dovete avere per forza. Mi ricordo molto bene Alessio quando ho comprato una vagonata di questi che mi ha detto: ma a cosa servono? e invece ovviamente avevo ragione io. Oggetto del desiderio numero 3, lei. Che cos'è questa bestia feroce? Chi mi segue su Instagram lo sa, è una lava tessuti, quindi qua andiamo sull'argomento pulizie. Perché vi serve una lava tessuti? Perché ci sono alcune macchie che veramente non vengono pulite neanche con l'acqua santa, quindi alcune macchie sono veramente super ostinate. Io per esempio ho un tappeto bianco perché sono un genio, che mi piace il bianco, ma in realtà avendo un cane, un gatto, 2 bambine capirete che il bianco va mantenuto, non è sempre facile da gestire. Questa amica, migliore amica, è l'unica cosa che mi fa venire puliti bene i tessuti. Molto spesso mi chiedete consigli su come pulire i tessuti. Ovviamente ci sono tanti metodi, dipende tanto anche dal colore di partenza, perché ci sono colori meno delicati ovviamente del bianco, dipende dalla tipologia di macchia se parliamo di una macchia, ma in generale se potete investirci qualcosina questa fa assolutamente al caso vostro. Io avevo una zona del tappeto dove si metteva sempre King, il nostro cagnolino, che è tante cose ma non sempre pulitissimo, e quindi si era ingrigito, si era annerito, vi giuro non veniva via con niente. E addirittura Alessio mi diceva: secondo me dovremmo cambiarlo, cioè è proprio brutto quella zona lì. Lei è riuscita a farlo venire via, molto semplice da utilizzare, ha un serbatoio per l'acqua pulita dove mettete solo un pochissimo detergente di quello che vi arriva apposita, o comunque anche un altro detergente, basta che non sia schiumogeno, tanta acqua quanta dice lui, tiepida ma poi si raffredda e non succede niente. E poi dietro ha un serbatoio per l'acqua sporca che basta semplicemente svuotare e darci una pulita. Ha
una bocchetta che eroga l'acqua e che la riaspira sempre nella stessa bocchetta, e un solo pulsante di accensione. È a prova di inganfita come me, va attaccata alla corrente, si schiaccia il pulsante di accensione. Vi avviso, è un po' rumorosa, questo sicuramente è un suo contro, diciamo, ma i plus che ha sono veramente talmente tanti che ne vale la pena. Con questo pulsantino spruzzate l'acqua sulla zona interessata, dopodiché lui è in continuo in aspirazione, quindi non dovete fare niente, senza schiacciare nulla, premete sulla zona che avete deterso, vedrete che vi assorbe l'acqua. Vi ripeto, è piuttosto rumoroso, non spaventatevi, e lui aspira. Fate una leggera pressione in modo da pulire il tessuto, infatti vedete che ha queste spazzoline fantastiche per fare un po' di grip, di attrito. Vi giuro, viene pulito. Due consigli: molto spesso mi chiedete se lascia i tessuti bagnati. Sì, lascia i tessuti bagnati. Questo è un aspiratore molto potente per i liquidi, ma comunque parliamo di un lavaggio che è quasi come se lo metteste in lavatrice. I tessuti rimangono bagnati. Vi consiglio di utilizzarlo in giornate di sole, giornate miti, dove poi spalancate bene la finestra e fate arieggiare. Secondo consiglio molto importante: se avete una sola macchia che dovete trattare, vi consiglio comunque di pulire una zona molto più estesa, tipo tutta la superficie intorno, perché se fate una sola zona, comunque l'acqua, anche se ben aspirata, ben asciugata, lascia comunque degli aloni, o comunque anche se non è l'acqua che lascia gli aloni, rimane comunque una zona più pulita rispetto al resto, e quindi si notano delle discromie che non sono per niente belle da vedere. Terzo oggetto, si tratta di un altro organizer, questa fantastica cesta. Tanti magari dicono che sono banalità, ma io vi assicuro che una semplice cesta, che a vederla così sembra banale, in realtà veramente vi svolta la vita. Le ceste in particolare, io vi ho fatto vedere questa perché ha il coperchio, fa sì che voi possiate metterci un sacco di cose anche in maniera non perfettamente ordinata, perché diciamocelo, un conto è essere ordinati sul macro, ma io non pretendo che poi all'interno trovo tutto in ordine cromatico, tutto in ordine di grandezza e tutto perfettamente ordinato. Non è realistico. Se lo fate veramente, io vengo lì e vi stringo la mano, ma l'importante è il macro. Ma all'interno delle ceste non è assolutamente necessario essere così meticolosi. Ceste con coperchio sono la vita. Ovviamente anche qui ci sono di diversi materiali, come il rattan, la cesta, la corda, oppure materiali in plastica se preferite qualcosa di più resistente e di idrorepellente. Insomma, ci sono tantissime tipologie, con coperchio, senza coperchio, a seconda di quanto volete. Potete essere ordinati in questo caso, ma dovete prendere una cesta col coperchio, o anche più di una. Mi hanno salvato la vita. Altro oggetto, qui parliamo non tanto di pulizia, non tanto di organizer, è un oggetto un po' particolare, un po' più uno sfizio. Parliamo di lei, questa piccoletta. Si tratta di una stampante fotografica portatile Bluetooth che stampa su carta fotografica adesiva. Parliamo di quelle lucide, le classiche fotografie, ma adesiva. Prima di tutto, secondo me è un regalo meraviglioso da fare per qualsiasi festività, compleanno, per qualsiasi occasione. Secondo me è un regalo molto bello e che ha anche un risvolto sentimentale, ma al di là di questo io trovo che sia super carina da avere in casa, perché per esempio potete fotografare dei ricordi e attaccarli in agenda, piuttosto che nel vostro planner per tenere a mente le cose. Quindi a livello anche di organizzazione familiare, secondo me è una cosa molto bella. Oppure adesso tendiamo tutti a stampare veramente poco le fotografie. Se avete dei bambini piccoli è molto carino stampare magari delle tappe di vita, di evoluzione dei vostri bimbi, e magari metterle su un album dei ricordi. È una cosa che secondo me può fare veramente la differenza nell'organizzazione del tempo e della vita familiare. Altro oggetto, organizer, quindi parliamo sempre di organizzazione e ordine. Vi ho citato tanti organizer, ma secondo me sono tra gli oggetti veramente indispensabili per la casa. Come vi ho sempre detto, non è strettamente necessario che voi acquistiate degli organizer, ma c'è da dire che quelli che acquistate possono essere tutti uguali tra loro, quindi vi permettono non solo di essere organizzati e ordinati, ma anche hanno un plus estetico perché sono tutti uguali, e questi qua, essendo fatti apposta, possono essere messi in zone particolari. Per esempio questo qui l'ho preso dal frigo, essendo in plastica possono contenere anche l'umidità eccetera,
eccetera, non si rovinano e non rovinano ciò che contengono all'interno. In più questi qui vedete che hanno la maniglia, io infatti tendo a semplicemente tirarlo in modo da non dover sollevare ogni volta. Sembrano banalità, ma sono piccoli gesti nel quotidiano che vi assicuro che a volte uno per noia dice no, non lo prendo. C'è una maniglia nella sua semplicità, ahimè siamo tutti un po' pigri, è tanta roba. Questo qua faceva parte di una box con dentro diversi pezzi di diverse misure. Inizialmente mi sembravano tantissimi, in una giornata li avevo già piazzati tutti, perché quelli un po' più piccoli magari li ho utilizzati all'interno di mobiletti più piccoli, questi qua medi li ho usati un po' nel frigorifero e un po' per tutti i miei beauty, tutte le mie cose di skincare, che ne ho veramente tantissimi. Insomma, sono veramente belli. In più questi qua all'interno hanno questa superficie un po' zigrinata che permettono l'antiscivolo. Sono tutte cose che vi sembrano sciocchine e invece è tanta roba, perché vi permettono appunto di non far scivolare tutti gli oggetti. Ultimo oggetto, voi direte, ma cos'è questo? È una specie di organizer, potremmo chiamarlo così, ma è una cosa molto specifica. È un barattolo in vetro, oggi molto SMR, apposta per i sottacceti. A che mi serve? Vi è mai capitato quando aprite un barattolo di sottacceti, avete tantissima voglia per esempio di un cetriolino o di un'oliva, ma per prenderlo dovete o prendere un cucchiaio, fare un prelievo molto acrobatico, poi cercare di sgocciolare, poi vi ricade dentro il cetriolino e allora lo riprendete, provate sempre a sgocciolare, oppure andate direttamente con la vostra zampetta e vi bagnate tutti. Vabbè, insomma, queste cose che sono certa che vi sono capitate, questo risolve la vita, perché praticamente è un barattolo apribile, lavabile, salva freschezza, salva fragranza, super igienico per gli alimenti, eccetera. Voi ci mettete dentro tutto quanto il barattolo dei vostri sottacceti o delle olive, insomma tutte queste cose che stanno all'interno di un liquido, e per la maggior parte del tempo starà in questa posizione, come in un barattolo normale. Ogni volta che vorrete consumare la vostra olivetta vi basterà girare e la parte liquida viene raccolta qua sotto senza andare in dispersione e la parte solida vi rimane semplicemente qua, e voi con la vostra forchettina o la vostra zampetta vi prendete la vostra oliva già completamente sgocciolata. Voi direte, ma è uno sfizio? Sì, ma è uno sfizio fantastico. Io vi assicuro che nella sua semplicità è molto molto bello. Dopo che avrete consumato la vostra olivetta o il vostro cetriolino, per mantenere la sua freschezza rigirate la clessidra e lo mettete in sospensione nell'acquetta che riscenderà. Ovviamente, come vi dicevo, si può lavare, credo anche mettere in lavastoviglie, basta che togliate gli inserti in gomma, quindi è una cosa super super utile. Io lo metto direttamente in frigo perché non c'è nessun problema a metterlo in frigo ed è proprio una ficata. E questi erano i miei 7 oggetti pazzeschi che trovate su Amazon per la casa, i miei mai più senza, che mi aiutano ad essere più ordinata, più organizzata, più pulita, a concedermi magari qualche bel ricordo. E spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti e lasciatemi un bel pollicione di supporto. Tutti i link di questi prodotti li trovate qua nella descrizione del video. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!